Cari amici e cari amiche, bentrovati e bentrovate in questo nuovo video speciale. Chi te l'ha chiesto? Cazzi miei. Abbiamo fatto un acquisto. Allora, di che cosa parliamo questa sera? Parliamo di integrazione a livello ciclistico, quindi sport, ciclismo, integrazione durante le uscite in bicicletta. Perché è importante l'integrazione? Perché se non ti integri non c'hai l'energia che ti serve per tornare a casa. Perché il problema di quando vai in bicicletta, specialmente se ti piace fare i tour ad anello, non è tanto l'andata quanto bensì il ritorno, soprattutto se l'anello è particolarmente difficile al ritorno e facile all'andata, perché se è facile all'andata tu c'hai le energie già all'andata, ma se è difficile poi tornare è ancora peggio. Motivo per cui il mio consiglio è sempre di fare anelli che sono più difficili all'andata e più facili al ritorno. Cioè al ritorno lasciatevi la discesa in modo tale che se proprio state messi male avete comunque l'energia per tornare. Ma se l'energia non ce l'avete è perché non avete fatto integrazione. Allora, fino ad oggi io che cosa ho utilizzato? Principalmente ho utilizzato barrette carbo e gel carbo. Qual è la differenza? Più o meno il contenuto è lo stesso, cambia soltanto la consistenza. La barretta carbo è solida e tu te la mangi, no? E invece ovviamente il gel è liquido. Il gel costa un po' di più della barretta, però io lo ritengo molto più comodo, molto più efficace, anche perché tu te lo bevi, tac, e hai fatto. Invece, diciamo, una cosa solida devi pure digerirla, quindi ci vuole leggermente più tempo. Ecco, quindi il liquido lo assorbi prima, lo puoi bere subito, quindi istantaneo, no? Invece mangiare te lo devi mangiare. Poi quelle barrette sono stomacose. In dialetto marchigiano stomacose. Sono stomacose e preferisco quindi il gel. Allora, invece di ricomprare però il gel o la barretta, ho detto perché non provare qualcosa di nuovo. Gli aspetti positivi del gel o barretta sono dati dal fatto che magari tu te ne metti un paio dietro la schiena, sulla maglietta, sulla tasca, no? E poi quando ce n'hai bisogno tiri fuori, mangi e hai fatto. Invece se tu prendi un qualcosa in polvere, la differenza è che devi mettere la polvere nell'acqua, sbattere e poi berla. Questa è, diciamo, la principale sostanziale differenza, a meno che non te lo prepari prima, magari però te lo devi mettere nello zaino, perché se lo lasci sulla bici si scalda e non va bene. Allora la cosa migliore sarebbe da fare un portapolvere, quando ti serve porti una borraccia oppure può essere una sacchetta, butti dentro e succhi. Quindi volevo provare questa integrazione differente che è in polvere perché sono curioso innanzitutto di vedere se c'è qualche differenza a livello prestazionale, ma poi perché voglio vedere come mi ci trovo con la polvere rispetto agli altri due tipi di integrazione, no? che vi ho accennato. E in particolare io ho scelto, le volte scorse che ho preso le barrette o gel, ho scelto quella Science in Sport della SIS, Science in Sport si chiama, che è, diciamo, quelle più blasonate, più utilizzate. Ecco qua, adesso vi faccio vedere. Ecco qui il prodotto Enervit Isocarb C21 Pro During Sport, 60 grammi di carboidrati, Isotonic Formula. Quindi nelle prossime uscite andremo a testare questo nuovo integratore, sarà molto importante per poter tornare a casa con la giusta energia, soprattutto adesso che con l'arrivo dell'estate si suda molto e quindi l'apporto di acqua deve essere maggiore e anche l'apporto di integrazione, sali minerali, carboidrati, e anche ci vorrebbe un post workout per un recupero ottimale. E quindi è importante scegliere un'integrazione e testare diversi prodotti per capire qual è quello che fa meglio al caso nostro, anche perché non è detto che un prodotto
agisca allo stesso modo per ogni persona, poi l'effetto è spesso soggettivo, magari qualcuno può fare meglio un prodotto piuttosto che un altro. Quindi sempre bene testare diversi prodotti anche per capirne poi l'effetto che ha su di noi, le prestazioni, eccetera, eccetera. Quindi vi farò sapere una volta che ho provato per qualche uscita questo prodotto, e quindi aggiorneremo la recensione nei prossimi video. Mi raccomando, seguiteci, iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanellina. Ci vediamo al prossimo video.